Giovedì 24 agosto, nuova prova a tempo, questa volta in chiave nostalgica. Infatti siamo a bordo della Ferrari 330 P4 del 67 nell'Autodromo Nazionale di Monza, quindi tricolore ovunque. Una prova molto bella, ho fatto già una ventina di giri e mi piace tantissimo, anche se l'auto è un po' difficile da interpretare, comunque è un'auto vecchia, è molto potente, non me l'aspettavo così potente, non l'avevo mai guidata. Le gomme sono da corsa dure, quindi non il massimo del grip, ma ci si può divertire e si può fare molto bene. Le curve dell'Autodromo Nazionale di Monza non sono tantissime e sono quasi tutte veloci. È importante la linea, è importante la traiettoria, perché se non le fate veloci perdete tantissimo tempo. Quindi partiamo dalla prima, dalla variante del rettifilo, la S stretta, la staccata dai 200 metri. Arriviamo sulla prima a destra, in prima marcia saltate su tutto il cordolo, attenzione, lì c'è il salsicciotto arancione, ma potete passarci sopra, cercate di starci al cavallo. Come girate a sinistra, girate rimanendo sulla destra, quindi non tagliatela subito, rimanete sulla destra, girate a sinistra, mettete la seconda, lì il salsicciotto interno evitatelo perché vi farà saltare e andrete verso l'esterno della pista, non riuscirete a dare potenza in uscita curva. Quindi siamo all'uscita della prima variante, attenzione col gas, qui l'acceleratore è pericoloso anche in fase di percorrenza curva veloce, soprattutto in seconda e terza marcia, perché come ripeto la potenza c'è e le gomme sono dure, quindi tende al sovrasterzo di potenza anche in percorrenza curva, quindi sempre massima attenzione in uscita curva. Mettiamo la marcia superiore, vedete poi nel giro veloce dove vado a farlo. Arriviamo quindi alla curva grande, tutta a destra si fa a pieno in quarta marcia, da lì la staccata, circa 175 metri per entrare nella variante della Roggia, quella che di questo circuito per me rimane quella più ostica e più difficile da interpretare. Comunque, staccate fino alla seconda marcia, entrate a sinistra, tagliate tutto il cordolo, mettete subito la terza nel cambio di direzione, cercate la velocità, quello che a me riesce più difficile lì, cercate la velocità in uscita curva, quindi in terza marcia attenzione anche lì al salsicciotto perché vi fa saltare e fa scomporre la macchina. Arriviamo quindi alle due curve di l'ESMO, l'ESMO 1 e l'ESMO 2. La prima l'ESMO, la staccata, poco prima dei 50 metri, sui 60-65. Rimaniamo sempre in terza per tutte le curve di l'ESMO. Entrate tardissimo, dalla terza frenate, non cercate subito l'interno curva, ma guardate bene nel video come lo ritardo fino ad arrivare a prenderlo e dare gas sempre in terza in uscita. La seconda di Lesmo stessa cosa, poco prima di 50 metri rallentate, serve rallentare meno, qui abbiamo più velocità, una curva un po' più ampio raggio. Tagliate qui il cordolo in ingresso curva, tagliate il cordolo interno, in terza marcia date gas. All'uscita della Lesmo 2 troveremo la curva del serraglio, una semi curva che si fa tutta a pieno, per arrivare poi alla staccata della variante Ascari. La prima curva a destra, stacchiamo sempre sui 175-170 metri, arriviamo fino alla seconda, cercate di farla intraversare per entrare subito a sinistra, quindi mettete la terza, costeggiamo tutto il cordolo a destra, usatelo parzialmente e cercatelo tardi, altrimenti vi butterà verso il cordolo interno dell'ultima Ascari a sinistra. Quando fate tutto il cordolo, ci passate sopra, lo costeggiate e girate appena potete a sinistra, tagliare tutto il cordolo sinistro, ma già in quarta marcia per avere la possibilità di accelerare ancora di più. In terza lì è pericoloso per il sovrasterzo di potenza. Arriviamo quindi all'ultima curva parabolica, lì la staccata è sui 125 metri, staccata, arrivate in seconda, qui cercate di farla intraversare il più possibile e a cercare l'interno curva, per poi passare subito alla terza, modulate l'acceleratore perché lì andate in sovrasterzo in men che non si dica, quindi cercate il cordolo esterno e giù tutto il gas per arrivare nuovamente alla staccata. Un'ultima cosa, l'utilizzo del cambio, guardate bene nel giro veloce, la quinta la metto solo e esclusivamente sul rettilineo principale, per il resto tiro a morte la quarta. Cambiare marcia vi fa perdere tempo, un cambio manuale anche abbastanza datato, quindi non è molto veloce nel cambio dei rapporti, è preferibile tenere la quarta.
56esima posizione mondiale, ma solo temporanea perché qui la situazione è appena partita. Suppongo che il 43 alto i primi riescano ad arrivarci senza nessun problema, perché anche io ho indubbiamente un altri 7-8 decimi da poter scendere senza grossi problemi. Basta girare e prendere confidenza con questo missile storico. Vi ringrazio di avermi seguito, se questo video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Se avete bisogno di postazioni di guida o sedili, scrivetemi a questa mail per ricevere un coupon sconto presso la Cockpit Tech Solution, azienda tutta italiana che li produce anche completamente personalizzati. Ciao ragazzi, al prossimo video.